Non sei stanco della tua vita, sei stanco di confrontarla. E forse è per questo che, anche quando va tutto abbastanza bene, senti comunque che manca qualcosa. Guardi quello che hai, guardi quello che fai, il punto in cui sei arrivato. E per un momento potrebbe anche bastare. Poi apri il telefono, vedi la vita degli altri e qualcosa dentro di te cambia. Non è sempre invidia, non è cattiveria. A volte è solo una sensazione sottile, come se la tua vita improvvisamente valesse un po' meno. Prima era semplicemente la tua vita. Dopo aver guardato certe immagini, sembra quasi una versione sbagliata di qualcosa. Succede in momenti normalissimi. Magari sei in cucina con il caffè in mano prima di iniziare la giornata, oppure sei sul divano la sera quando finalmente potresti riposarti un attimo. Apri Instagram, TikTok, YouTube o LinkedIn e in pochi minuti entri dentro decine di vite diverse. Qualcuno in viaggio, qualcuno ha cambiato casa, qualcuno si allena alle 6 del mattino. Qualcuno sembra felice, produttivo, in pace, realizzato. Tu eri semplicemente dentro la tua giornata. Poi, senza accorgertene, la tua giornata sembra meno importante. Il problema non è guardare gli altri, è umano, lo abbiamo sempre fatto. Guardando gli altri impariamo, desideriamo, ci orientiamo. Il problema è che oggi non vedi vite vere. Vedi pezzi scelti con attenzione, momenti belli, sistemati, filtrati. Vedi il risultato, non vedi la fatica, vedi la frase giusta, non la confusione che c'era prima. Vedi il corpo in posa, non il rapporto complicato con quel corpo. Vedi per esempio una coppia sorridere, ma non sai che cosa succede quando il telefono si spegne. E poi fai una cosa che ti fa male. Paragoni quei frammenti con tutta la tua vita. E quasi sempre perdi, perché la realtà è molto più disordinata di quello che si vede online. La realtà stanza in disordine, giornate storte, dubbi che tornano, bollette, capelli fuori posto, stanchezza, silenzi, lavori che non sempre ti hanno fatto sentire realizzato. Online invece puoi scegliere il momento migliore, la luce migliore, la frase migliore. Non significa questo che sia tutto falso quello che vedi online, ma è incompleto. E quando guardi continuamente qualcosa di incompleto, inizi a sentirti incompleto anche tu. Ecco una cosa difficile da vedere. Spesso non soffri perché la tua vita è vuota. Soffri perché continui a guardarla attraverso una specie di vetrina. E una vetrina fa proprio questo, ti fa sentire che manca sempre qualcosa. Più soldi, più libertà, più ordine, più successo, più serenità, più bellezza, più tempo, più controllo. Così inizi a misurarti continuamente. E magari nemmeno con pensieri chiari, è più una sensazione fisica, una stretta, un piccolo abbassamento. Una frase silenziosa che senti dentro. Io invece no, io sono indietro. E questa frase, io sono indietro, forse meriterebbe di essere guardata meglio. Indietro rispetto a cosa? Rispetto a chi? A quale cosa? Perché online sembra sempre che esista un traguardo invisibile. A una certa età dovresti essere più sicuro, più ricco, più sereno, più in forma, più consapevole. Se lavori devi crescere, se hai un corpo devi migliorarlo, se hai una vita normale devi almeno renderla interessante da raccontare. E il confronto non ti dice soltanto che gli altri hanno qualcosa, ti fa sentire che tu dovresti essere diverso da come sei adesso. Ed è questa la parte davvero stancante, non la foto, non il video, non il post, ma la richiesta che ogni contenuto lascia dentro di te. Devi migliorarti, devi crescere, devi sistemarti, devi diventare una versione più interessante di te. Anche stare meglio a volte diventa una gara. C'è chi medita meglio, chi vive meglio, chi sembra più presente, più in pace, più lucido. E così anche il desiderio di stare bene diventa un altro motivo per sentirti sbagliato. Non sei solo stanco, sei stanco di dover diventare continuamente qualcun altro. Ed è qui che anche il minimalismo può essere frainteso, perché pure il minimalismo visto da fuori può diventare una sorta di vetrina. Case perfette, scrivanie vuote, tazze in ceramica, luce naturale, vite che sembrano sempre calme e ordinate. Ma il minimalismo vero non serve a creare una bella immagine, serve a togliere peso, serve a smettere di misurare il tuo valore attraverso quello che mostri, compri o riesci a controllare. E forse una delle prime cose da lasciare andare non è un oggetto, è il bisogno continuo di confrontarti. Perché il confronto, quando diventa costante, non ti aiuta davvero a capire chi sei, ti allontana da te. Sei qui, certo, ma con la testa sei sempre altrove. Fai qualcosa ma pensi a come sarebbe se fosse più simile alla vita di qualcun altro. Hai un momento bello, ma lo paragoni subito a un momento più bello visto online. Hai un risultato che ti sembra piccolo perché qualcuno ha ottenuto di più. A poco non vivi più davvero la tua vita, la giudichi. E vivere giudicandosi continuamente è estenuante.
perché tutto può essere confrontato, anche il riposo, anche il tempo libero, anche la relazione con i figli, anche il dolore. Vedi qualcuno raccontare una crisi con parole perfette e ti senti sbagliato perfino nel soffrire. Vedi qualcuno trasformare una ferita in una lezione luminosa e ti sembra di stare vivendo male persino la tua fatica. Questa forse è una delle cose più pesanti di oggi. Non ti basta più vivere qualcosa, devi anche renderla utile, interessante, quasi bella da raccontare. Ma ci sono momenti che non devono diventare niente, devono solo essere attraversati. E qui forse arriva una frattura importante. Magari non hai bisogno di una vita migliore, magari hai bisogno di smettere di guardare la tua vita come se fosse sempre da migliorare. Questo non significa rassegnarsi, ci mancherebbe, non significa smettere di cambiare quello che ti fa male. Significa capire la differenza tra desiderio che nasce davvero da te e desiderio nato dal confronto. Sono due cose completamente diverse. Un desiderio vero ti chiama, anche se fa paura. Un desiderio nato dal confronto invece ti agita, ti mette fretta, ti fa sentire in ritardo. Uno apre, l'altro stringe. La saggezza ispirata al buddismo può aiutare a vedere questo momento senza trasformarlo in colpa. La mente confronta continuamente, una delle sue abitudini, vede qualcosa di piacevole e dice lo voglio. Vede qualcosa di doloroso e dice non lo voglio. Vede qualcuno che sembra migliore e dice io sono meno. Vede qualcuno che sembra peggiore e dice io sono di più. Ma in tutti questi casi resta prigioniera del paragone. Il problema è che il confronto non finisce mai. Ci sarà sempre qualcuno più avanti, più bello, più ricco, più libero, più ordinato, più amato. E ci sarà sempre qualcuno che sta peggio. Ma la tua vita non diventa vera guardando in alto o guardando in basso. Diventa vera quando smetti, anche solo per un momento, di usarla come misura. Questo però non è semplice, ovviamente, perché il confronto crea anche dipendenza, fa male, ma orienta. Ti dice cosa desiderare, dove guardare, come giudicarti. E senza confronto potresti sentirti perso. Se non guardo gli altri, come faccio a sapere se sto andando bene? Se non mi paragono, come faccio a capire quanto valgo? Sono domande dure, ma forse necessarie, perché magari il punto è proprio questo. Abbiamo lasciato che fossero troppe cose esterne a dirci se la nostra vita va bene oppure no. Numeri, relazioni, immagini, corpi, carriere. E così la nostra vita viene ascoltata sempre meno e confrontata sempre di più. Puoi accorgertene da piccoli segnali. Dopo aver passato tempo sui social, ti senti più ispirato o più insufficiente? Ti senti più vicino a quello che conta o più confuso? Ti viene voglia di vivere qualcosa o solo di cambiare immagine? Il tuo corpo si rilassa o si irrigidisce? Queste domande non servono a demonizzare uno strumento, ovviamente, servono a capire cosa certi ambienti lasciano davvero dentro di te, perché non tutti viviamo i social allo stesso modo e non tutti i giorni siamo uguali. A volte sei centrato e guardi senza perderti. Altre volte sei fragile, stanco, solo e ogni immagine diventa una prova contro di te. Allora forse il gesto minimalista non è sparire dai social o smettere di seguire tutti, anche se a volte prendere distanza da certi contenuti può solo farti bene. Il gesto più profondo forse è imparare di nuovo a guardare la tua vita. Chiederti: questa cosa mi avvicina a me o mi fa sentire sbagliato? Mi apre o mi restringe? Mi aiuta a vivere meglio o mi fa sentire continuamente indietro? Perché alcune mancanze sono vere e meritano ascolto. Altre invece vengono prodotte e passiamo anni a rincorrere desideri che non erano nemmeno i nostri. Questa frase forse vale la pena di tenerla ferma. Non tutto quello che desideri ti appartiene davvero. Alcuni desideri li hai visti così tante volte da aver iniziato a credere che fossero i tuoi. Il viaggio che devi fare, il corpo che devi avere, la casa che devi sistemare, il lavoro che deve crescere, la serenità che devi mostrare. Ma una vita scelta non nasce dall'aggiungere continuamente qualcosa. Nasce dal lasciare andare tanti desideri che non ti somigliano davvero, perché quando un desiderio non è tuo, anche se lo realizzi, non ti libera, ti porta semplicemente al confronto successivo. Forse il ritorno comincia quando riesci a guardare la tua vita senza metterla subito accanto a quella di qualcun altro. La mattina così com'è, il tuo lavoro con i suoi limiti, il tuo corpo con la sua storia, le tue relazioni con la loro imperfezione, non per convincerti che vada tutto bene, ci mancherebbe, non per raccontarti una consolazione facile, ma per smettere di aggiungere altra sofferenza a quella che inevitabilmente esiste già. Perché ci sono cose da cambiare, certo, è ovvio, situazioni da cui uscire, ferite da curare, ma il confronto continuo non ti dà lucidità, ti dà agitazione.
e dall'agitazione raramente nasce qualcosa di vero. La vita vera spesso è meno spettacolare di quella che immagini guardando gli altri, ma è anche più profonda. Ha delle pause, delle contraddizioni, delle giornate normali, piccoli gesti che non impressionano nessuno ma che tengono insieme tutto. Preparare qualcosa da mangiare, per esempio, accompagnare qualcuno, restare, dormire, camminare, chiedere scusa, fare una cosa alla volta. Non tutto ciò che conta viene mostrato, anzi, molte volte, molte delle cose che salvano davvero una vita sono invisibili e proprio perché sono invisibili rischi di dimenticartene. Ecco perché non sei stanco della tua vita, sei stanco di guardarla con occhi che non sono più i tuoi, occhi abituati alla prestazione, alla mancanza, alla comparazione, occhi che cercano continuamente una risposta. Valgo abbastanza, sto facendo abbastanza, sono abbastanza avanti. Ma la vita non risponde bene a queste domande. Più gliele fai, più si impoverisce perché la costringi continuamente a dimostrare qualcosa. E la tua vita non dovrebbe passare il tempo a convincerti di meritare di essere vissuta. Dovresti poterla abitare prima di giudicarla. Forse oggi puoi partire da qui. Non da una promessa, non da una nuova regola, solo da un piccolo momento di stop. Quando senti quella stretta dopo aver guardato la vita di qualcuno, fermati un attimo. Non correre subito a correggerti, non trasformare immediatamente quella sensazione in una colpa contro di te. Chiediti solo, questo desiderio è davvero mio? Mi sta chiamando o mi sta schiacciando? A volte basta questa domanda per creare un po' di spazio, e nello spazio può tornare qualcosa di semplice, il diritto di essere dove sei senza dover diventare subito qualcun altro. Non devi smettere di guardare il mondo, ovviamente, devi solo smettere di sparire ogni volta che lo guardi. Puoi apprezzare la bellezza degli altri senza usarla contro di te. Puoi vedere il successo degli altri senza trasformarlo in una condanna verso quello che stai facendo. Puoi lasciarti ispirare senza sentirti automaticamente sbagliato. Questa è forse una forma molto semplice di libertà, tornare al tuo passo. Ricordati che non tutto deve essere confrontato, che non ogni giornata deve vincere contro quella di qualcun altro e che non sei qui per costruire una vita impressionante. Sei qui per vivere una vita vera. E una vita vera, a volte, non sembra speciale. Non ha sempre una bella luce, non ha sempre qualcosa da mostrare, ma può essere tua. E questo in un mondo che ti spinge continuamente a desiderare la vita degli altri è già qualcosa di profondo. E forse il minimalismo più difficile non è togliere oggetti, è togliere paragoni, smettere di portare dentro la tua mente tutte le vite che non ti appartengono, lasciare che qualcosa torni semplice, lasciare che il tuo giorno sia il tuo giorno, non perché è il migliore, ma perché è l'unico che puoi davvero vivere. Se queste riflessioni ti aiutano a guardare la tua vita con meno durezza e un po' più di presenza, iscriviti al canale. Grazie.